tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di una nuova NDE eccezionale, NDE con dono spirituale. Uno di quei casi in cui non c'è una semplice NDE, non c'è un semplice miracolo, ma sono più miracoli insieme. Ma andiamo un passo alla volta. Questa NDE è un NDE di Mario e è un NDE italiana, per questo coperta purtroppo, per quello che riguarda alcuni dati, dalla privacy. Ma la fonte che ci fornisce questa NDE ci fornisce la cartella clinica che non può essere diffusa e quindi c'è una morte fisica accertata, morte temporanea, ovviamente, visto che il signor Mario è tutt'oggi in vita. Vediamo come il signor Mario ci racconta le sue vicissitudini in quel frangente. Ed ecco il suo racconto. Alcuni anni fa, ci racconta il signor Mario, ebbi un incidente stradale. Era un nebbioso pomeriggio di novembre e con la mia auto mi scontrai frontalmente con un altro veicolo, procurandomi fratture in tutto il corpo e stato di coma profondo. Io improvvisamente mi ritrovai in uno spazio-tempo in cui percepivo una luce, un profumo, una sensazione di amore incredibile, una profonda e consapevole estasi che avvolgeva tutto il mio essere. Una situazione di amore universale, di straordinaria beatitudine, che va oltre le percezioni sensitive ordinarie, e mi è impossibile trasmettere o condividere questo tipo di sensazioni. Ogni volta che tento di descriverle a parole, il risultato puntualmente è un pallido sostituto dell'esperienza veramente vissuta. In questa situazione di sconfinata felicità, sarà forse il paradiso? Me lo domandavo, mi venne incontro mia nonna, morta ormai nel lontano 1965. Ella non parlava, ma ne percepivo i pensieri, mi sorrideva, mi abbracciava e mi sentivo tanto amato e felice. Mi mostrava una moneta da 100 lire, luccicante come quella che regalava ogni giovedì negli anni 60 quando andavo a farle visita con la mia sorellina. Essendo io l'unico maschio della famiglia, ero un po' il pupillo, il preferito della nonna, la quale puntualmente mi elargiva questa piccola mancia di ben 100 lire. Alla sorellina ne dava 50, ma la nonna è la nonna. Questa tacita consuetudine era diventata un segreto fra me e la nonna, in quanto la sorellina non sapeva che lei prendeva solo 50 lire, invece io 100. Ritorniamo adesso alla visione che ebbe durante il coma. In realtà questa visione la ebbe durante la morte, non durante il coma. Nota che si aggiunge dopo, in quanto adesso lo capiamo che mentre lui ha questa NDE conobbe, che vedremo adesso fra qualche istante, è in pronto soccorso mentre cercano di riportarlo alla vita, rianimarlo. A un certo momento, con gesti amorevoli ma fermi, la nonna mi allontana dolcemente, trasmettendomi col pensiero: devi andare ora, hai tante cose da fare, molte cose nuove, vai, ci siamo noi, ci siamo tutti. Io non capivo questo strano comportamento della nonna e con gli occhi cercavo di dire: perché nonna non vuoi che resti con te? Voglio rimanere qui, non mandarmi via. Ma ella era irremovibile e con una mano sulla spalla mi invitava a guardare in basso, dove vedevo me stesso qualche metro più in giù, e quindi vedevo che giacevo morto su un lettino di rianimazione con intorno medici ed infermieri affaccendati per strapparmi alla morte. Sentivo tutto ciò che dicevano, era come se stessi assistendo a un film, il film della mia vita, il film di me stesso. Indossavo una tuta sportiva nera che un'infermiera stava tagliando con delle forbici.
Un medico di bassa statura con i capelli ricci e una corta barba mi stava intubando e avvertivo qualche dolore e dei fastidi nel corpo. Era come se fosse allo stesso momento nel corpo ma fuori dal corpo, una sensazione che non sono in grado di descrivere. Ma quello che vedi di più tra tutti questi medici che si affannavano era questo medico coi capelli da porcospino, e così io lo chiamai. Lui si stava accanendo su di me per riportarmi in vita e io non volevo, stavo bene lì con la nonna e iniziai a dire: ma brutto porcospino, lasciami stare, sto bene, non lo capisci che io sono vivo e sto bene, non ho bisogno di tornare lì. E vedevo come dei lampi azzurri e in questo primo momento pensai che fosse il defibrillatore, che stessero rianimandomi col defibrillatore. In realtà le infermiere stavano ancora tagliando la tuta per fare appunto la rianimazione, mentre quest'altro medico non capivo bene cosa facesse, ma era molto agitato e si affannava su di me. Chiesi anche come era possibile che succedesse tutto questo, ma improvvisamente mi sentii rientrare nel corpo un dolore indescrivibile. Dopo un paio di giorni mi ripresi dal coma successivo alla rianimazione, in quanto ero stato senza ossigeno per un bel po' di tempo. E parlando con l'infermiera, la quale rimase esterrefatta, gli chiesi dove fosse il medico porcospino e glielo descrissi, basso, riccioluto, che mi aveva maltrattato o salvato la vita, a seconda dei punti di vista, durante appunto la mia morte temporanea. Esterrefatta, l'infermiera mi chiese come avessi potuto vedere cosa stava accadendo intorno a me, giacché avevo gli occhi chiusi ed ero praticamente morto. Poi andò a prendere una foto di gruppo di medici infermieri durante una festa e io le indicai il medico porcospino. Era in piedi, in primo piano, essendo molto basso di statura. «È questo», dissi. «Dove è andato che non l'ho più visto? È forse in vacanza?» I presenti, l'infermiera e un altro infermiere che l'aveva accompagnata con la fotografia, si sbalordirono. Sì, effettivamente questo medico ha lavorato qua in rianimazione, ma è morto alcuni anni fa. Restai allibito e completamente commosso, frastornato. Intanto ebbi durante il periodo di decenza alcune operazioni: la mandibola, l'addome, lo zigomo, la scatola cranica, considerato dai sanitari altissimo rischio, date le mie precarie condizioni fisiche. Le superai tutte senza alcun problema e anche questo era un mistero per i sanitari. Dopo alcuni mesi, quando mi dimisero dall'ospedale, i sanitari si raccomandarono di stare almeno 6 mesi a riposo assoluto. Mi dissero che, dato il forte stress dei traumi, avrei dovuto sopportare periodi di depressione e con cambiamenti atmosferici avrei percepito dolori in tutto il corpo. Con questi dolori avrei dovuto bene o male convivere. Mi congedarono con un sacco di farmaci, di prescrizioni farmacologiche che sarebbero dovute diventare la mia droga quotidiana. Ebbene, io mi sentivo in forma, non accusavo nessun dolore. Appena a casa cestinai tutte le ricette e ne assunsi alcun farmaco. Sono peraltro allergico a una buona parte di farmaci allopatici. Dopo una settimana ripresi il mio lavoro, mi sentivo bene, in perfetta salute, lamentavo solamente delle continue fastidiose punture ai polpastrelli delle mani. E vidi poi una trasmissione di Rischiatutto con Mai Buongiorno che si occupava di ricerche e sperimentazioni sulle energie bioradianti, e questa cosa mi restò impressa tanto che ne parlai con mia moglie e decisi di cercare di capirne qualcosa di più. Cosa successe? Che poi andai dallo sfasciacarrozze a determinare
le carte per ovviamente sfasciare la mia macchina che era completamente distrutta. Prima ovviamente di abbandonarla lì mi viene consigliato di dare un'occhiata se ci fosse qualcosa all'interno dell'auto di mio da recuperare. Diedi un'occhiata, tutti i vetri erano battuti e c'era una grossa chiazza di sangue sul sedile dell'autista, sul sedile dove ero io quando feci l'incidente. Notai sul sedile però questo scintillio e allora mi sporsi all'interno dell'auto attraverso il finestrino rotto e vidi che c'era una moneta da 100 lire esattamente dove ero seduto. Questa moneta la conservo ancora oggi. Rimasi veramente impressionato e sentii come un senso di protezione per quello che era venuta. Allora andiamo avanti col discorso di questa sensazione alle dita. Sentivo come dopo questi spunture di spillo, come una specie di energia, di calore che veniva emessa dalle mie mani e parlai con Antonietta, appunto mia moglie, e visto che c'era un'associazione che studiava questi fenomeni a Milano, presi un appuntamento e andai là e mi fecero fare dei test. E quindi mi dicono poi di fare 10 minuti ogni sera per una settimana questo tipo di esercizio, prendere un pezzo di carta di carne di fegato e tenerlo in mano per 10 minuti ogni sera. Mi sembrava una pratica barbara, non sapevo cosa dire, però incuriosito provai a farlo. Non mi vedevo proprio come qualcuno che avesse un qualche potere. Già in giro si dirà che l'incidente mi ha danneggiato il cervello, passerei proprio per matto. Provai a fare questo test, ma non mi convinse, non diede molti come dire, risultati. Erano fose giornate estive, il fegato lasciato da solo su un piattino, dopo 2 giorni cominciò a putrefare, lo buttammo. Anche quello di mia moglie cominciò ben presto a puzzare. Nauseata se ne sbarazzò perché anche lei vuole provare questo tipo di esperimento per vedere la differenza tra me e lei. C'è da dire che mia moglie soffriva da una decina d'anni di 2 ernie discali che si manifestavano periodicamente con dolori lancinanti e pesantemente invalidanti. Per i medici l'unica cosa da fare era l'intervento chirurgico. I farmaci che assumeva sì e no fungevano soltanto da palliativo, momentaneo e breve sollievo, ma il problema era soltanto spostato. Tanto valeva provare, invece che col fegato, a vedere se questa specie di calore, di punture, di energia che sentivo emettere dalle mie mani avesse una qualche utilità. Misi le mani sulle parti doloranti di Antonietta, di mia moglie, per alcuni minuti. Lo rifeci a più riprese per un paio di giorni. Il dolore cessò completamente e la schiena tornò leggera e flessuosa. Da allora sono passati ormai parecchi anni. Mia moglie da allora pratica perfino lo yoga, non ha più il minimo fastidio e non ha più nessun dolore alla schiena, non ha fatto nessuna terapia e non ha fatto nessun intervento chirurgico. Ora mi è tutto chiaro. In rianimazione il medico porcospino, ricciuto, mi stava guarendo passandomi le mani sul corpo e quelle emanazioni di luce azzurra era la sua energia pranica che mi stava guarendo, mi ha guarito e una parte di questa energia me l'ha donata, come se dovessi prendere il suo posto. Turbato ed eccitato condivisi con mia moglie questi pensieri e mia moglie disse probabilmente è andata proprio così. Quindi mi informai e feci una serie di studi per capirne
qualcosa di più. Andai a Losanna al World Institute of Technology of Healing e feci dei corsi appositi per migliorare questa mia capacità. Ad oggi continuo ad aiutare le persone e a sollevarle dal loro dolore. Questo è il dono che ho ricevuto durante la mia NDE. Ed ecco qua che abbiamo visto un nuovo tipo di NDE che non è la solita NDE che termina ovviamente comunque in maniera eclatante, ma termina con un dono, un bellissimo dono per Mario. Scrivetemi qua sotto se ne avevate sentito parlare, ditemi voi cosa ne pensate. Io trovo che piano piano queste NDE ci stanno conducendo da qualche parte. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social, venite a trovarmi sul Pirata, il secondo canale, trovate il link in descrizione dove facciamo delle riflessioni in amicizia tra di noi su questi avvenimenti, e venite a trovarmi sul canale Telegram, sempre tutti i link li trovate in descrizione. A tutti voi un caro saluto, ciao da Ermanno.